Quante volte avete sentito utilizzare l'espressione avvocato del diavolo? Sicuramente questa espressione vi ricorderà un film del 1997 col grandissimo Al Pacino e con Keanu Reeves e molti altri attori, tra cui Charlize Theron e Connie Nielsen. Un film diabolico, nel vero senso della parola. Un film al cui interno il personaggio di John Milton, interpretato da Al Pacino, ci porta negli abissi dell'oscurità dell'anima in una maniera sconvolgente. L'avvocato del diavolo non è solo un film, è anche un modo di dire. Cosa vuol dire, ad esempio, fare l'avvocato del diavolo? Significa sostenere intenzionalmente una posizione contraria o scettica a una discussione, anche senza magari condividerla, ma solo per stuzzicare l'avversario, per testare la solidità delle sue tesi, magari per evidenziarne i punti deboli o per alimentare un dibattito che a volte può essere molto molto pesante. Ma c'è anche chi il ruolo dell'avvocato del diavolo l'ha svolto davvero. Oggi parliamo proprio di un vero e proprio avvocato del diavolo. Il suo nome era Roy Cohn e ha lasciato il suo marchio indelebile sulla società americana dall'inizio degli anni 50 fino alla metà degli anni 80, ma l'eco delle sue imprese e delle sue posizioni non solo politiche continua ancora oggi. Lo scopriremo perché. Prima di entrare nel nostro argomento odierno, vi ricordo ancora una volta l'importanza del tema della sicurezza online. Non c'è mai abbastanza sicurezza, soprattutto quando si naviga in rete, specie se utilizzate delle reti wifi che sono comode, sono magari di pubblico accesso, evitano di consumare troppi giga con i nostri piani tariffari, però appunto c'è il però, c'è il rovescio della medaglia, c'è la possibilità di esporsi a dei rischi elevati dal punto di vista della sicurezza, perché una rete non protetta permette a individui non esattamente ben intenzionati di accedere a diverse informazioni. Magari lo state facendo anche adesso inconsapevolmente, vi state esponendo a un rischio che potrebbe diventare molto spiacevole. Noi di Dentro la Storia abbiamo ovviato a questo problema da molto tempo scegliendo un partner tecnologico e strategico eccezionale come NordVPN, la migliore VPN in circolazione, che ci consente di navigare in completa sicurezza e tranquillità, ovunque ci troviamo, da qualunque dispositivo e anche bypassando certi limiti dovuti alla geolocalizzazione e non solo, che possono essere frapposti in determinate aree del pianeta. Anche voi potete usufruire del medesimo servizio in qualità di amici di Dentro la Storia. Volete saperne di più? Cliccate nel link che trovate in descrizione. Vi si aprirà una finestra con tantissime opportunità da parte di NordVPN per navigare in tutta tranquillità ovunque vi troviate e da qualsiasi dispositivo, sempre e comunque con uno sconto particolare in qualità di amici dentro la storia e con la consueta garanzia soddisfatti o rimborsati. Roy Cohn è stato una delle figure più controverse, influenti e anche simboliche della vita e della cultura del potere negli Stati Uniti nel secondo dopoguerra. La sua vita attraversa dei momenti più tesi nella storia del XX secolo, soprattutto nella storia americana, il periodo della guerra fredda, del maccartismo, poi dello yuppismo, e si intreccia con ambienti politici, economici, mediatici, in cui il sottile confine tra il senso della legalità e l'abuso del potere è risultato spesso così sfumato da risultare praticamente impercettibile. La sua parabola personale e professionale, segnata da un'ambizione feroce, dalla spregiudicatezza e anche da alcune profonde contraddizioni private, continua ancora oggi a essere studiata per comprendere le dinamiche del potere contemporaneo, anche perché Roy Cohn, nell'ultimo periodo della propria vita, è stato il maestro, oltre che l'avvocato, di Donald Trump. Ma vediamo di risalire alle sue origini. Roy Marcus Cohn è nato nel 1927 a New York all'interno di una famiglia ebraica ben inserita nei circuiti del potere cittadino. Suo padre era un giudice rispettato e questo aveva garantito al giovane Marcus un accesso rapido a reazioni influenti e a una certa familiarità con il mondo del diritto, oltre che con quello della politica, cresciuto in questo ambiente estremamente privilegiato. Roy Cohn ha sviluppato precocemente un carattere competitivo e una forte ambizione personale. Dopo aver completato gli studi in legge in tempi rapidissimi, era entrato a far parte del team della Procura federale all'interno del Tribunale di New York, distinguendosi
subito per due aspetti: determinazione nella volontà di raggiungere il proprio risultato e un'estrema aggressività nei confronti delle controparti. Roy Cohn è solo ancora un giovane legale quando la popolarità sostanzialmente gli esplode tra le mani. Siamo nei primi anni 50, sono gli anni del Red Scare, ne abbiamo già parlato in 2 video, quello dedicato proprio alla paura rossa e quello più recente ai coniugi Rosenberg. Ed è proprio in quel periodo, il periodo del processo a Julius e Ethel Rosenberg, che Roy Cohn sale alla ribalta. I due coniugi che erano stati accusati di aver trasmesso segreti nucleari all'Unione Sovietica vengono arrestati, imprigionati e portati alla sbarra. Il caso si inserisce in un clima di forte tensione internazionale. È il periodo forse più cupo della guerra fredda, segnato dalla paranoia, la paranoia anticomunista che pervade gli Stati Uniti d'America come una febbre. Con, come detto, all'epoca è ancora molto giovane, eppure viene scelto dalla pubblica accusa per svolgere un ruolo di primo piano. È lui a contribuire alla costruzione dell'impianto accusatorio che porterà alla condanna a morte dei due imputati. Anni dopo sarà lo stesso Cohn a dichiarare apertamente di aver esercitato pressioni sul giudice e sulla giuria per ottenere una sentenza esemplare. Roy Cohn rivela già in quel periodo un approccio al diritto fortemente orientato al risultato più che al rispetto delle procedure. Questo episodio, l'episodio dei coniugi Rosenberg, il modo con cui Roy Cohn affronta il proprio lavoro all'interno della pubblica accusa, ne consolida la fama di uomo capace, ma spietato, disposto a oltrepassare i limiti perfino etici pur di raggiungere il proprio risultato. Roy Cohn, per tutti, in quel momento diventa l'avvocato del diavolo, ma il vero apice della sua influenza si raggiunge con il suo coinvolgimento all'interno proprio del maccartismo, una delle fasi più buie e controverse della storia sociopolitica statunitense. Dopo il processo Rosenberg, Cohn diventa il principale consigliere legale del senatore Joseph P. McCarthy, la figura centrale della campagna anticomunista che domina la scena politica statunitense dei primi anni 50. In quel periodo gli Stati Uniti sono attraversati da una vera e propria ondata di sospetto, di paranoia. Funzionari pubblici, militari, artisti, cantanti cinematografici, cittadini comuni, chiunque può essere accusato di simpatie comuniste, anche sulla base di prove fragili, di supposizioni, di suggestioni, per non dire di prove inesistenti o fabbricate ad arte. Uno degli artefici principali di questo sistema è proprio Roy Cohn, che partecipa attivamente alle indagini e agli interrogatori, distinguendosi ogni volta per l'utilizzo di metodi estremamente aggressivi. Le sue audizioni, tanto dei sospettati quanto dei testimoni, sono condotte in modo intimidatorio, con l'obiettivo di ottenere delle confessioni o di mettere pubblicamente in difficoltà gli accusati. Il suo stile contribuisce a creare un clima di paura diffusa. Il semplice sospetto può distruggere una carriera o una reputazione e non importa che tutto poi si sbricioli davanti all'evidenza della mancanza di prove. Il maccartismo in quel periodo non è soltanto una campagna politica, è un fenomeno sociale che colpisce profondamente la cultura americana, limita la libertà di espressione, quella sancita addirittura dal primo emendamento della Costituzione, e alimenta una diffusa autocensura. Uno degli episodi più significativi di questa fase è lo scontro tra il team del senatore McCarthy e l'esercito degli Stati Uniti. È un episodio che passa alla storia come le udienze Army-McCarthy del 1954. In questa occasione, Roy Cohn viene accusato di esercitare pressioni indebite per ottenere trattamenti di favore per un suo collaboratore. Le udienze vengono trasmesse in televisione e seguite da milioni di americani. Si trasformano in un momento cruciale, potremmo dire di svolta. L'opinione pubblica, osservando direttamente i metodi utilizzati, inizia a percepire il senatore McCarthy e tutto il suo entourage come un gruppo di politicanti privi di scrupoli, privi di morale e per certi versi abusivi. C'è una domanda che viene rivolta a McCarthy in diretta nazionale. Non ha lei, senatore, un senso della decenza? Proprio quella domanda che fa riflettere milioni di americani incollati al televisore provoca la fine della carriera di McCarthy, il suo declino e assieme a questo lo smembramento della politica maccartista e del suo team, un team che perde i pezzi perché anche Roy Cohn perde
il ruolo centrale che era riuscito a ricavarsi all'interno dei meandri del potere di Washington. Ma la fine di quella esperienza politica non segna anche la fine dell'influenza di Roy Cohn nel sistema legale degli Stati Uniti. Tornato a New York City, Cohn riesce a reinventarsi come avvocato e costruisce una carriera di enorme successo in questa nuova fase. Diventa il legale di riferimento per una vasta gamma di clienti molto potenti e ovviamente dalla grande disponibilità monetaria. Ci sono imprenditori, ci sono politici, ci sono delle celebrità, ci sono delle figure anche controverse, inclusi dei mafiosi. Lo studio legale di Roy Cohn diventa un punto di incontro tra i diversi mondi del potere: il potere economico, il potere sociale, il potere mediatico e il potere malavitoso. Lui stesso diventa l'avvocato del diavolo di una rete informale di relazioni che all'epoca caratterizza la città e la rende tutt'altro che un paradiso. New York tra gli anni 60 e gli anni 70 vive un periodo di estremo contrasto tra le luci sfavillanti di Manhattan e la povertà che tocca un po' tutti i quartieri. Ma Roy Cohn non si dà problemi da questo punto di vista. Anzi, consolida quel metodo che aveva già sperimentato all'interno del maccartismo: aggressività, capacità di intimidazione, uso strategico persino dei media, tanto la radio e la televisione quanto le interviste che concede. Cohn non si limita a difendere i suoi clienti in tribunale, no, 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 no. Costruisce vere e proprie campagne mediatiche per spostare di qua o di là l'opinione pubblica, influenzare gli spettatori, i lettori e mettere pressione alla controparte. In questo senso, Roy Cohn anticipa un modello di gestione del conflitto legale, ma anche comunicativo, un qualcosa che si sarebbe visto molti anni dopo la sua morte. Ed è proprio in questo contesto particolare che a metà degli anni 70 Roy Cohn conosce un giovane, rampante, rampollo di una famiglia di costruttori edili che si chiama Donald J. Trump. Donald Trump all'epoca è ancora all'inizio della propria carriera, ha un padre che lo ha piazzato all'interno del proprio piccolo imperio immobiliare, ha un fratello che ha grossi problemi comportamentali e di abuso di sostanze alcoliche, ma ha anche grandi ambizioni, Donald Trump, oltre ad avere dei problemi legali. In quel periodo Donald Trump sta affrontando una causa intentata dal Dipartimento di Giustizia per presunta discriminazione razziale all'interno delle sue proprietà. Trump gestisce degli appartamenti ricavati in palazzi di proprietà del padre, affittati a una moltitudine di umanità. Qualcuno tra i suoi affittuari lo denuncia le sue pratiche che sarebbero improntate a un razzismo non latente ma evidente. Trump rischia di finire nei guai, per questo si rivolge a quello che viene giudicato il miglior avvocato su piazza. E Roy Cohn come reagisce? Gli chiede un robusto anticipo e poi gli propone di cambiare radicalmente la propria strategia. Invece di difendersi passivamente, Roy Cohn suggerisce a Donald Trump di contrattaccare, di accusare la municipalità, di trasformare il processo in una battaglia pubblica. Questo approccio ha un impatto profondo su Trump, che impara tre cose da Roy Cohn. La prima, dichiararsi sempre vincitore, a prescindere, per primo, non lasciare che siano gli altri a farlo al posto suo. La seconda, negare sempre, negare tutto, negare anche l'evidenza, negare soprattutto di essere in difficoltà. Terzo, attaccare sempre, per primo, non lasciare mai agli altri l'iniziativa. Queste lezioni che vengono impartite da Roy Cohn a Donald Trump, se osservate attentamente, hanno un effetto ancora oggi. Ma tornando a quel periodo, alla metà degli anni 70, per il giovane Trump, Roy Cohn è un mentore che gli trasmette una visione del conflitto sociale basata su dei principi assurdi: non ammettere mai una colpa, utilizzare i media come strumento di pressione e trasformare quelle che potrebbero essere delle crisi in delle opportunità. Molti osservatori imparziali, molti politologi hanno sottolineato come questo insegnamento abbia influenzato in maniera pesante e duratura lo stile comunicativo e poi politico di Donald Trump. Roy Cohn accompagna Trump fino alla prima metà degli anni '80. Lo accompagna prima nella causa per discriminazione razziale, vinta, poi nella causa per ottenere la proprietà e la possibilità di ristrutturazione dello Wyatt Hotel.
vinta anche questa. Successivamente Roy Cohn segue Donald Trump anche nella costruzione della Trump Tower, la prima, quella l'originale, poi negli affari ad Atlantic City e nella sua rapida, bulimica espansione nel mondo degli affari, a volte anche in contrasto con la sua stessa famiglia. Ma c'è qualcosa che non va tra loro due, qualcosa che si incrina. A un certo punto Donald Trump prende le distanze dal suo avvocato. Secondo diversi biografi, questo è dovuto a due fatti. Il primo è la volontà di Donald Trump di affrancarsi da un'ombra pesante, quella di Roy Cohn, che è stato utile come mentore, ma non più necessario. L'altra è la vita privata di Roy Cohn. Roy Cohn ufficialmente è un uomo di successo, che intrattiene facoltosi ospiti, che organizza bellissime feste nella sua casa. Ogni volta che subisce un'accusa anche sui media di essere un aggressivo o un degenerato, Roy Cohn risponde alla sua maniera, risponde che lui è il perfetto americano, gli degenerati sono sicuramente altri che non capiscono la bellezza dello stile di vita americano. Soprattutto Roy Cohn nega due cose: di essere malato e di essere omosessuale. Lo nega fino alla fine, fino alla morte. Tutte e due le cose. Alcuni suoi amici diranno che Roy Cohn non era esattamente omosessuale. Era un uomo che amava così tanto il potere da essere eccitato all'idea di sottomettere anche sessualmente altri uomini. Tutto ciò viene costantemente negato, anche perché tra gli anni 50 e la fine degli anni 70, soprattutto negli ambienti della pubblica amministrazione, l'omosessualità in America viene vista come una piaga, un qualcosa di non socialmente accettabile o addirittura di proibito, di censurabile. Roy Cohn conosce le identità di giudici e funzionari omosessuali e li ricatta costantemente per avere ciò che vuole. Lui a casa sua fa sempre quello che vuole. Si costruisce un'immagine pubblica completamente opposta. Arriva persino a partecipare indirettamente alla persecuzione di persone omosessuali. Lo aveva fatto durante il maccartismo, lo fa anche negli anni 60 e 70. È un uomo complesso Roy Cohn, è un uomo che contribuisce alla repressione quando, a ben guardare, i suoi eccessi, la sua scelta di vita sarebbe stata passibile della stessa repressione. Negli anni '80 Roy Cohn contrae l'HIV e sviluppa l'AIDS, ma anche in questo caso nega pubblicamente la realtà. Quando il suo amante si ammala, obbliga Donald Trump a concedergli un lavoro ben retribuito e un alloggio lussuoso all'interno della Trump Tower, alloggio da cui questa persona verrà sfrattata poco prima di morire. Lo stesso Roy Cohn, quando inizia ad accusare i primi sintomi della malattia, afferma pubblicamente di essere affetto da un tumore al fegato. È un qualcosa di orribile, ma socialmente accettabile. La negazione di quella malattia riflette lo stigma sociale dell'epoca, un'epoca in cui l'AIDS viene giudicato come qualcosa di distante, di appartenente alle classi più povere, di appartenente alle classi più degenerate della società e che vanno emarginate. Ma è lo stesso Roy Cohn a finire emarginato. Fra il 1984 e il 1986 i suoi rapporti con Trump si raffreddano, per non dir di peggio. L'ultima volta che Roy Cohn vede Donald Trump è in occasione del compleanno a Mar-a-Lago, in Florida. Finiti i festeggiamenti, la stanza che era stata data a Roy Cohn perché riposasse viene fatta disinfettare dallo stesso Trump, che da quel momento tronca radicalmente i rapporti col suo vecchio legale. Roy Cohn muore di AIDS nel 1986, qualche settimana dopo essere stato definitivamente espulso dall'ordine degli avvocati per condotta impropria e indegnità morale. Dopo aver schivato così tante volte le accuse dovute ai suoi metodi iperaggressivi, sconta Roy Cohn tutto in una volta, ciò che aveva fatto in precedenza. La sua eredità è ancora oggi fonte di dibattito. Per alcuni Roy Cohn è stato un avvocato brillante, un abile stratega, capace di muoversi con straordinaria efficacia nei centri del potere. Per altri, Roy Cohn ha rappresentato un simbolo di abuso, di manipolazione, di mancanza assoluta di etica. La sua figura ha avuto più e più e più rappresentazioni a teatro e nei cinema, a volte descritto come un personaggio tragico, altre volte come un diavolo in doppio petto, ma nel complesso la vita di Roy Cohn offre uno sguardo privilegiato su alcune dinamiche fondamentali del potere moderno: l'uso della paura come strumento politico, la centralità dell'utilizzo dei media nella costruzione della realtà o di un metaverso, la possibilità di trasformare un conflitto in una forma di dominio psicologico. La sua influenza
diretta e indiretta, continua a essere visibile ancora oggi, non solo in ciò che fa Donald Trump alla Casa Bianca, non solo nei metodi adottati da Donald Trump nella comunicazione quotidiana. Roy Cohn involontariamente ha fondato una scuola di comportamento aggressivo, disturbante, intimidatorio, ed è diventato una figura chiave per comprendere il presente e forse anche il futuro della politica e della comunicazione. Roy Cohn, l'avvocato del diavolo, colui che mandò alla sedia elettrica Julius Ethel Rosenberg, colui che ha costruito, plasmato il mito di Donald Trump, ha incarnato in sé la faccia più oscura e contraddittoria dell'America. E se oggi noi vediamo dei processi condotti come degli show, se oggi vediamo degli abusi condonati e giudicati tutto sommato accettabili, se oggi vediamo un certo tipo di modo di porsi anche nella politica, lo dobbiamo a lui e di certo non possiamo dirgli grazie.